là, è stata la prima domanda, queste là non ci sono, Oh, sul campione di centro. Dunque, Sono la maggioranza degli uomini. certo. Allora, che differenza c'è tra uomo ed essere umano? Questo è un po' il discorso. Non ce n'è uno più bello e uno più brutto, uno meglio e uno peggio. Si tratta di due cose differenti. È come se io dicessi che il serpente è meglio del coccodrillo. No, sono diversi, non è un meglio e uno peggio. Quindi uno è fatto in un modo, l'altro è fatto in un altro modo. Una volta in ipnosi profonda una parte animica posi questa domanda a una parte animica e gli dissi: voi chi siete? Siamo venuti qui per giocare, e quegli altri, quelli che non, questi altri contenitori che non hanno voi dentro questi contenitori? E la risposta è stata immediata: ah, non lo so mica quelli da che parte vengono. Cioè la parte animica considera quegli altri un'altra cosa. Punto numero 1. Punto numero 2, la parte animica considera uomini, nella traduzione archetipica della parola uomo, considera uomini non quelli fatti con 2 braccia, 2 gambe, tutti gli esseri dell'universo, qualsiasi forma abbiano, con anima. Quelli sono gli uomini. Anche il ragno con anima, per anima è un uomo. Ecco, questa è una cosa a cui non avevamo mai pensato. L'uomo non è solo su questo pianeta, l'uomo è anche altrove, anche se fatto in modo diverso, basta che ci abbia anima. Quindi quest'anima è anche in altre creature? Quest'anima è anche in altre creature, che anima chiama comunque uomini. Quelli con anima sono uomini. Infilo con una domanda a loro, ma secondo le nozioni dell'ebraismo Dio, no? Però un tot numero di anime, mi sembra di ricordare che ce n'è proprio un numero X, certo, anche per gli egiziani. Questa è una... Queste anime qua? Sì. Dunque, bisogna ricordare una cosa fondamentale, che la cultura ebraica deriva dalla cultura egizia. Non glielo diciamo agli ebrei perché si incazzano, però purtroppo è così. Non ci posso fare nulla, non è colpa mia, non lo dico io, sono gli storici veri che studiano queste cose. Allora, la cultura egizia, nella cultura egizia ci sono queste figure del Ka, il Ba, l'Ak e il Ka con l'H, che sono il corpo, la mente, l'anima e lo spirito. Il Ba è l'anima e il Ka è lo spirito. A proposito del Ba, che è l'anima, gli egizi dicono chiaramente che le anime sono contate. Non ce ne sono tante per tutti. Alcuni ce l'hanno e altri no, gli antichi egizi. Vi devo però dire che la cultura egizia deriva dalla cultura babilonese, cioè dove la Merkaba, la Kaaba, la sono i libri fondamentali che parlano di questa cosa. Sapete che Maometto adora una pietra, un meteorite, no? Che si chiama Kaaba, non a caso, è dove tutti questi suoni in qualche modo ricordano le 2 parti fondamentali di anima e di spirito. Non solo, qui c'è la grande tradizione alchemica, ma comunque siamo già ai tempi dei babilonesi, quindi già i babilonesi avevano questo tipo di cultura e dicevano questa cosa. Però facciamo ancora l'ultimo salto. La cultura babilonese deriva dalla cultura della civiltà della Valle dell'Indo. Vi spostate un po' a sinistra, Mesopotamia, Valle dell'Indo, dove c'è la cultura dell'India e dell'induismo, dove si dice la stessa identica cosa. E quindi è vero che sono gli ebrei che dicono questa cosa, ma in realtà loro l'hanno presa come nozione del loro animo. Quindi effettivamente se vedete la Merkaba, nella Merkaba c'è l'idealizzazione dell'uomo che viene visto come 3 tetraedri, uno fermo, la mente, uno l'anima e uno lo spirito, che ruotano, nel senso uno ragno e antiraggio con la stessa velocità uno dentro l'altro. Il tetraedro è la stessa figura che noi abbiamo fatto prima quando abbiamo collegato mente, energia, spazio, tempo e coscienza. Se voi collegate questi 4 punti viene fuori un tetraedro. Tornando un attimo agli alieni in rivisione, per dire una cosa, qual è la prova più concreta che ha avuto per affermare
certo. Nel senso, come fa a distinguere che non siano delle influenze da solo, comunque immagini come il cilindro, la colazione, ce l'abbiamo nell'immaginario fino ai film 60, credo. Certo. Il fatto che tutti dicano le stesse cose non è proprio una prova. Certo. Ci sono diverse cose su cui vale la pena di porre la nostra attenzione. Una è puramente banale, ve la dico subito. Ammettiamo che sia tutta una montatura. Se è tutta una montatura, il problema è che qualcuno si sta immaginando dei mostri. Se io mi immagino un mostro, la mia cultura personale mi deve costruire all'interno della mia mente il mostro a livello della mia cultura. Quindi il mostro guatemalteco non è uguale al mostro giapponese. Invece qui i mostri sono tutti alti 1,20 m, con 3 dita e pollici opponibili, sono puzzoletti, hanno i capoccioni. Questo è un primo aspetto da tenere presente. Secondo, quando si vanno a fare le analisi dei microchip o di quello che sono incastrati all'interno del corpo umano, 5 istituti americani e 2 istituti privati con la spettrometria di massa struttura fine hanno trovato all'interno di queste strutture, negli atomi di queste strutture, percentuali isotopica differenti da quella terrestre. Cioè, gli elementi sono gli stessi perché sono tutti 140 e passa elementi della tabella periodica, sono tutti uguali nell'universo. Però all'interno del nucleo ci sono i neutroni. I neutroni che ci sono su questo pianeta non sono uguali nel magnesio, per esempio, agli stessi numero di neutroni che sono su Marte. Se voi guardate la tabella periodica degli elementi, al magnesio c'è scritto 24,312. Ma che vuol dire 312? Vuol dire che hanno fatto una media ponderata, che c'è un po' di magnesio 24, un po' di magnesio 25, un po' di magnesio 26, un po' di magnesio 27, con qualche neutrone in più. Hanno fatto una media ponderata e viene fuori questo numero con queste strane virgole. Bene, la percentuale isotopica è random nell'universo e quando io vado ad analizzare, per esempio, le meteoriti, uso questo sistema, no? Calcolo la percentuale isotopica, che non viene nel nickel, che è stato trovato per esempio in questi impianti, uguale a quello del nickel terrestre. Questo vuol dire che il nickel con cui è stato costruito quella roba è un nickel che viene da un'altra parte. Questa è una, secondo me, delle prove più interessanti. Attenzione però, perché come la piglia la scienza ufficiale questo dato? Allora ve lo dico subito. Una pubblicazione del CISCOP, il CISCOP, fate conto, è il CICAP americano, quindi un gruppo di persone che tende a denigrare l'esistenza di questi fenomeni, no? Allora, il CISCOP ha analizzato il caso di una signora che è già stata analizzata da Daryl Sims, il quale, con il dottor Ley, tolse uno di questi impianti da un alluce del piede sinistro di una donna che aveva avuto delle adduzioni. Daryl Sims aveva in qualche modo studiato questo fenomeno con l'ipnosi regressiva, era venuta fuori questo ricordo, avevano fatto delle lastre e avevano trovato effettivamente nel piede dell'alluce di questa signora questo pezzettino di roba, che era una specie di antennina, non so, coperta da una membrana chitinosa che serviva probabilmente per evitare il rigetto. Allora viene tolto questa cosa chirurgicamente, c'è l'analisi del filmato per evitare che ci siano trucchi, c'è proprio il filmato fotogramma per fotogramma, si analizza, si trova percentuale isotopica differente da quella terrestre. La donna aveva esperienze di abbraccio ricostruite in ipnosi, tracce sul corpo, l'impianto alieno. Cosa dice il CISCOP? Il CISCOP esce sulla sua rivista, che è un giornale scientifico, dicendo: questa signora americana non ha niente a che fare con gli alieni, abbiamo capito tutto. La signora americana, infatti, è vero che ha questo pezzo con la percentuale isotopica differente incastrata nel piede, ma un giorno, scendendo dal letto in camera sua, ha pestato una micro meteorite, la quale gli si è incistata nell'alluce. In soggiorno. Diciamo così, e cioè, ok, parliamo, però questa è stata la cosa, questa è stata presa anche da CISU in Italia, pubblicata CISU Centro Italiano Studi Ufologici di Torino, che io chiamo Centro Italiano Studi Pallonzone perché mi sembra più. Questo è come per dire, sì, la scienza ufficiale comunque tende a denigrare questo fenomeno e lo potrebbe fare sicuramente in un modo molto più serio, ma evidentemente non ne ha le capacità e quindi poi ci si diventa a sparare le cazzate allucinanti.
Come queste ce ne sono altre sparse nel mondo. Per esempio, vi ricordo c'era un evento ufologico degli anni 56-57, uno sceriffo americano aveva fatto alcune fotografie, Zamora mi sembra si chiamasse, di un UFO nel Messico che gli era atterrato vicino alla sua camionetta e lui aveva visto anche un segno